Sai che non c'è soltanto l'intelligenza logica e che abbiamo anche un'intelligenza analogica. E sai, ad esempio, per chi è interessato a studiare il simbolo della dea, della grande madre, la comprensione di che cosa sia questa intelligenza analogica è fondamentale per non fraintendere il suo significato? Ne saprai di più dopo la sigla. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda e tramite questo canale mi occupo di spiritualità radicata, che è la spiritualità del futuro, e di teosofia, una nuova visione sul mondo, sulle cose, a partire dall'immagine simbolo di una madre cosmica. Sarai onorata di vederti interagire nella mia community e per questo iscriviti al canale e attiva la campanellina così da avere sempre una notifica quando pubblicherò un video. Intelligenza analogica. Questo video parla di uno strumento fondamentale da integrare per avere una diversa comprensione della realtà, perché, come diceva Einstein, non possiamo risolvere i problemi con gli strumenti che li abbiamo creati. E se vogliamo veramente parlare di rivoluzione, di cambiare il mondo, di cambiare le cose, dobbiamo cambiare gli strumenti. L'intelligenza analogica è uno di questi strumenti che le persone hanno smarrito, non lo ricordiamo più, adesso vedremo perché. E lascerò per la parte finale di questo video la spiegazione del perché sia fondamentale la comprensione ma anche la sperimentazione dell'intelligenza analogica per capire che cos'è la dea e perché veniva descritta tramite un'intelligenza analogica. Siamo abituati per cultura a ritenere l'intelligenza fondata fondamentalmente sulla logica. Il piano logico che è quello della razionalità, della ragione, del pensiero astratto, del mondo delle idee. In realtà, però, noi nasciamo anche con lo strumento dell'intelligenza analogica. Ma guardiamo un po' come la visione dualista della realtà, sempre quella in tutti gli ambiti, riesca a combinare pasticci, sempre e comunque. Di fatto, poiché è molto visibile che i bambini utilizzano un'intelligenza prevalentemente analogica e poiché la logica duale o positiva spinge a dividere in due parti, a considerare una giusta e l'altra sbagliata, funziona che con la crescita, quando si acquisisce anche lo strumento logico, cosa si fa? Si considera la logica come strumento da prediligere e mentre si demolisce, si abbassa, si considera infantile l'intelligenza analogica. Quali sono le conseguenze di questo atto? Che da una parte l'intelligenza analogica di cui tutte e tutti saremo portatori non viene quindi educata perché anch'essa può avere una sua evoluzione e crescere insieme alla crescita della percezione della persona e del suo rapportarsi con la realtà e vedremo dopo il perché. Dall'altra parte non si riesce a fare comunicare questi strumenti, quindi finisce che noi ci rapportiamo con la realtà solamente attraverso uno strumento quando potremo metterne insieme tanti e usarne di più. Che cos'è questa intelligenza analogica allora? Viene descritta in psicologia, pedagogia, in un certo modo, ma io non sono mica del tutto convinta che quelle descrizioni esauriscano l'esperienza di che cos'è in realtà. Perché? Perché si servono di un pensiero logico per spiegare qualcosa che invece è analogico e siamo sempre da capo, manca sempre un pezzettino. Si potrebbe definire il pensiero della materia, però non mi convince più di tanto perché pensiero appunto rimanda di nuovo alla logica. Direi piuttosto è una sorta di intelligenza che parte dalla concretezza delle cose. Parte dall'esistente, da quello che possiamo vedere attorno a noi. Poi c'è una parte di quelle descrizioni logiche dell'intelligenza analogica di cui parlavo poco fa, che è calzante. È il discorso sulla ricerca delle analogie. Ma non è neanche una ricerca e non è soltanto l'analogia, è una percezione e quindi è anche un'intelligenza del corpo, di tutto il corpo e che si veicola attraverso tutti i sensi. Direi un'intelligenza a più dimensioni in qualche modo e che parte proprio dal rapporto stretto e diretto con la realtà.
Non è facile spiegare a parole, proprio perché la sua essenza la si coglie, non la si astratizza in qualche modo. Ecco, diciamo che in un mondo, in una cultura, la nostra, dove è dominante il primato del pensiero astratto, addirittura come con connotazione morale, come fosse una cosa buona e giusta, oltre al quale tutto il resto è animalità, intuizione, posto anche questo in ottica duale, con una connotazione di negatività, materia, anche questa posta con una significanza di negatività. È come noi dovessimo imparare a vivere, a tornare dentro il nostro corpo per riuscire a rapportarci in questo modo con quel che ci circonda. E anche qua è una parola. Vedi, come dico spesso in altri miei video, come il dualismo oppositivo influenza talmente tanto concretamente la realtà da finire per limitarci quella che è una sfera di possibilità, e si porta dietro delle, non so neanche come definirle, perché categorie sarebbe un termine improprio dal momento in cui è utilizzato per descrivere delle astrazioni, però comunque dei settori di esperienza di realtà che altrimenti difficilmente sono sperimentabili e capibili. Ad esempio, fa parte dell'intelligenza analogica la capacità di percepire il tutto che è, la sensazione di essere tutto. Fa parte dell'intelligenza analogica la capacità di capire quasi immediatamente quali sono le conseguenze materiali di qualcosa, proprio perché sta nella stessa natura delle cose esprimersi tramite quel tipo di conseguenza. Se è ostico, facciamo esattamente l'esempio della dea. Parte di ciò che sto per dire lo puoi trovare anche su un altro video che ti consiglio di vedere e che si chiama Chi è la dea e perché riguarda anche il maschile, e che ti linko in descrizione e qui sopra. Il problema di cercare di scrivere di intelligenza analogica utilizzando la logica è che, e mi sono molto divertita a ricercarle, anche le critiche che verrebbero a questo strumento che noi abbiamo vengono fatte tramite una lettura strettamente logica che chi la fa non si rende conto di fare. È proprio questo il punto. Ad esempio, ne cito una: ma allora adesso cos'è? Dobbiamo buttare via lo strumento logico in favore di quello analogico? Quando inizi un po' ad attivare l'intelligenza analogica, che anche tu sicuramente hai, è un po' come quando ti trovi a leggere tutte queste cose, vedessi che manca sempre qualcosina nelle analisi e vedessi anche come a volte questa razionalità, che tanto dovrebbe essere il primato dell'essere umano al punto da definirlo l'animale razionale, in realtà ogni tanto si perde. Si perde nella sua capacità di rispondere adeguatamente a un problem solving oppure a dare a una lettura esaustiva della realtà, sempre considerando che certo siamo esseri con uno sguardo parziale e che sempre il significato simbolico è qualcosa che dipende dalla nostra cultura, dalla nostra epoca storica e dalla nostra volontà di dare significato. Tuttavia però, proprio il pensiero delle antenate e degli antenati viene proprio evidenziato con il simbolismo della dea, di come si avvalesse di questa intelligenza analogica e come quindi tutti questi tentativi di interpretare quello che è l'eredità del loro mondo, anche a me sembra sempre che stoni qualcosa. Eccoci, dai, torniamo a questa dea. L'immagine del ventre cosmico, l'immagine del cosmo visto come un ventre viene sovente ancora oggi molto frainteso. Perché viene frainteso? Perché viene letto attraverso uno strumento logico. Facciamo un esempio: la lettura che si dà della dea in chiave dualista maschile e femminile, e quindi idealizzando quello che è il frutto di un'astrazione, i modelli che noi oggi chiamiamo comunemente maschile e femminile, sono modelli
che racchiudono una determinata lista di qualità e che derivano da un'astrazione e non da un'osservazione analogica della realtà, perché se si osservasse la realtà da un punto di vista analogico verrebbe fuori ben altro. Quindi abbiamo applicato questo dualismo, abbiamo applicato una regoletta che quello che non funziona per l'uno funziona per l'altro, quindi basando su una ripetizione di uno schema che troviamo anche in altre letture della realtà, ad esempio luce, buio, alto e basso, abbiamo applicato quella cosa lì che però proviene da qui. Ad esempio che le femmine, il femminile dovrebbe sempre essere gentile, c'è una nuova retorica in corso in questo momento che si esprime proprio in questo senso. Io che ho 2 figlie femmine assicuro che se la mente resta aperta e il cuore resta aperto a fare una reale osservazione di cosa può essere una bambina, e entrambe sono molto diverse l'una dall'altra, emerge anche tutta una serie di qualità assolutamente differenti da questa continua gentilezza, questa bambolina perenne, questo essere sempre carine e coccolose. Quello che poi cambia è che, poiché la narrazione che si dà del femminile è quello, il modello che noi interiorizziamo è quello, e quindi nell'agire, su questo ci sono anche interessanti video di sperimentazioni che dimostrano che non sto dicendo il falso, l'interazione che noi abbiamo con questi bambine e bambini indirizzerà secondo questo modello, che parte però da qui, quindi scoraggiando ciò che in questa bambina è definito magari la caratteristica del maschietto o di nessuno dei due, e incoraggiando invece quelle altre con più o meno risultato a seconda poi delle dominanze, delle punte caratteriali di ogni singolo individuo e del temperamento, che anche questo cambia e cambia a seconda del soggetto, prima ancora che del genere. Se trovo questo video di sperimentazione lo linko in descrizione, perché faceva proprio vedere come 2 bambini, un maschio e una femmina, sono stati cambiati di abito in maniera che il maschietto sembrasse la femminuccia e viceversa, e messi a interagire con degli adulti random a cui veniva chiesto di fare da babysitter per un brevissimo periodo. Ed è stato incredibile come davanti a un ventaglio di giochi tra virgolette neutri si sia andata a spingere, a incoraggiare la presunta femminuccia, che in realtà era il bambino, solo con determinati tipi di giochi, e viceversa il presunto maschietto, che in realtà era una femminuccia. E con sorpresa poi delle persone intervistate una volta svelato l'esperimento, perché molti di loro ritenevano di essere un po' neutrali da questo punto di vista. Ecco come si generano queste idee di maschile e femminile. E poi logico che nel momento in cui nella stessa cultura la persona poi crescendo manifesta quelle caratteristiche che sono state esaltate e manifesta meno quelle che invece sono state scoraggiate, se noi facciamo uno studio statistico di come si manifesta nella realtà la donna, l'uomo, il maschio e la femmina, è naturale che l'esito della realtà combaci con la narrazione, ma questo è perché c'è tutto il processo prima. Interessante sarebbe invece andare a vedere come vengono narrati uomini, donne o esseri non binari in altre culture che non si avvalgono del nostro modo di pensare. Se tutto ciò fosse universale, tutto ciò sarebbe dappertutto, e invece così non è. Ecco perché la dea descritta con quel femminile lì è un fraintendimento. Questo cappello introduttivo era assolutamente fondamentale, perché l'immagine di quella madre cosmica non c'entra con questa suddivisione duale oppositiva delle narrazioni dei generi. Oggi viene usata in questo modo perché c'è un ritorno, in un momento qual siamo, di crisi anche dei valori, c'è un ritorno dei ruoli tradizionali, un po', se dovessi parafrasare il fenomeno, come si stava meglio quando si stava peggio, quindi almeno sapevamo che cosa dovevamo credere e pensare una volta, cerchiamo di riproporlo adesso, cerchiamo di riproporlo sacralizzandolo. Perché? Perché se è sacralizzato è un po' come fosse un dogma, non può essere messo in discussione. E qua c'è l'origine dei sacri maschili e sacri femminili, un po' come vengono comunemente intesi. Questa è una concezione ingenua sempre, io lo uso dal punto di vista scientifico del significato e non dal punto di vista, diciamo, della percezione comune, quindi un sentire veicolato dalla cultura che però non permette di approfondire un altro significato. Il ventre cosmico, allora, questa immagine di madre cosmica non è quel tipo di femminile, e soprattutto
non riguarda solamente le donne. Il fatto di leggerla in questo modo, lo ripeto, dipende dal fatto che sono nostre le lenti dualiste, è il nostro lo sguardo che separa e mette in opposizione e che quindi, vedendo un'immagine femminile, abbina direttamente a quella roba lì. Ma l'intelligenza analogica che cosa diceva in un certo senso? Un po' si è posta la domanda: che cosa? Non come concetto astratto, non come esercizio di fantasia, di immaginazione, non come iperuranio delle idee, ma che cosa concretamente nella realtà che ci circonda è in grado già di per sé, ok? È in grado già di per sé di contenere senza discriminare ogni cosa. Per vicinanza anche con ciò che si è venuta questa immagine, è arrivata l'analogia con la madre. La madre perché? Perché la madre ha un ventre gravido. Nel ventre gravido è possibile che ci sia qualsiasi essere umano che viene al mondo, e questo accade anche con le altre mammifere, ma poi accade anche con le uova. Infatti l'uovo è una figura che nei miti cosmogonici si è associata alla creazione. E un po' con l'idea non, attenzione, questa è una proiezione logica che noi facciamo del divino, che l'essere cosmico che io proietto come essere sacro sia un riflesso di me stessa secondo un'ottica duale, che quindi si traduce nelle attuali correnti dualiste, dove la dea è per le donne e il dio è per gli uomini. Allora qui abbiamo donne e uomini che cercano un riflesso di se stessi in un piano di sacralità e di divino. Qua è un altro filone di ragionamento. Qui abbiamo non il riflesso tuo, ma il da dove tu provieni. Mi spiego. Quindi questo che attiva anche il concetto di linearità, di provenienza, di radici, che è poi l'origine del termine matriarcato, quella sta per alle origini. All'origine è la madre, all'origine le madri, in che senso? In senso che ogni essere del mondo proviene da lì. E non c'è un dualismo uomo contro donna. Perché? Perché nel ventre ci sta tanto l'uomo quanto la donna e quanto gli esseri che stanno in mezzo a questi due poli. Tutto proviene da lì. E allora io come mi ci identifico in questo? Sempre secondo un'ottica analogica che parla molto forte del vissuto che già adesso stiamo togliendo alle donne in questo modo di vivere le gravidanze e la maternità in modo eccessivamente razionale e medicalizzato. Il vissuto di quella madre è di essere tutt'uno con le creature che porta in grembo. Anche questo passaggio, tra virgolette, logico, in realtà analogico, riesco a spiegarlo? Anche a chi non lo ha vissuto, fammelo sapere sui commenti se riesco a essere abbastanza chiara su questo. Per cui, nel momento in cui madre e creature che porta in grembo sono una stessa cosa però in principio di non separazione, quindi vuol dire che non c'è identità tra la madre e le proprie creature, ma ne condividono un pezzo di quell'identità. Ecco comunque che in principio di non separazione, che io mi chiami Laura Ghianda, che io mi chiami Giovanni Verdi, che io mi chiami in qualsiasi altro modo, sono sempre parte dello stesso essere cosmico, perché analogicamente, nell'intelligenza analogica, la madre cosmica contiene tutto ciò che è universo e lo mantiene in equilibrio, con un principio di cura, con un principio di amore, che sono fatalità, i principi guida delle attuali società matriarcali. Altro che dominio delle donne sugli uomini. Siamo proprio in un altro, completamente altro tipo di mentalità, se così si può chiamare. Riesco a spiegarlo in maniera chiara e semplice? Questo è un concetto chiave. Ecco perché a volte quando si parla di dea si fraintende.
Da una parte quindi c'è questo abbinarla al femminile, diciamo, un po' vittoriano, il femminile del dualismo positivo, quel femminile di categorie là, che non è un pensiero universale, ma una lettura appartenente a un certo tipo di pensiero e a certi tipi di tradizioni. Quando la gente parla con troppa facilità di leggi universali, io suonerei il campanellino d'allarme. Di universale c'è molto poco. L'altro fraintendimento della dea, no? Nel momento in cui si parla la dea che contiene tutto, si va sempre su un piano logico e si crede la dea sposa entrambi i principi, quindi sarebbe l'essere androgino. Questa è un'altra cosa che accade perché al posto dell'intelligenza analogica si usa la logica. L'essere androgino è però in quel modo lì, come ne concepiva anche Platone alla fine, no? Con la palla, con le due facce, le quattro braccia, eccetera. Non esiste nella realtà. È un concetto che viene quindi da un'astrazione, un'invenzione. Perché? Perché bisognava far tornare qualcosa su un piano di logica. Invece l'analogica parte da quel che realmente esiste e quel che realmente esiste ha per sua definizione la garanzia di un esito, perché è quello che è stato osservato più e più volte. Forse questo ultimo passaggio finale riesce a far cogliere un pochettino di più che cosa si intende per intelligenza analogica. Garanzia che non c'è nell'immagine logica, per esempio l'essere androgino solamente idealizzato a quello a quattro braccia e quattro gambe e due organi genitali, e in questo modo qui non esiste. Ed è in questo senso che suggerisco di non fare a meno di quell'immagine di ventre cosmico solo per paura che tagli fuori il maschile o tagli fuori altre categorie di esseri umani, perché vuol dire che non si è colto qual era il suo significato simbolico. Attenzione, cogliere non vuol dire sposarlo e farne la propria filosofia di vita. Sono due piani differenti, però uno può cogliere, preferire comunque un'altra filosofia di vita, ma almeno capire di che cosa si parla. Qui siamo molto prima, siamo anche alla non comprensione. Ecco perché la dea riesce a mantenere tutto nel suo grembo, anche i presunti opposti, maschile e femminile, tutto ciò che ne sta in mezzo, eccetera, senza però essere un essere androgeno che è fatto da due metà che si attaccano con la colla. Le due metà sono appunto due principi uniti. Il ventre cosmico, oltre ad avere un movimento continuo di due principi che però presuppone anche tutto ciò che sta in mezzo, perché è un movimento, e il movimento posso metterci il tasto pausa in qualsiasi momento e dovunque lo fermo avrà una sua caratteristica. Oltre a questo movimento di rimbalzo delle polarità ha anche il contenitore, che è il principio che tiene in equilibrio. Senza il principio che tiene in equilibrio succede esattamente quello che sta succedendo nella nostra epoca, che una polarità domina sull'altra, qualunque questa polarità sia. Ecco perché la Grande Madre può essere ancora un principio chiave nel guidare una produzione di mondo, che sia sentito a livello spirituale o puramente come simbolo non fa particolarmente differenza. Ecco però che dobbiamo impegnarci a spogliarla di tutte le categorie e tutte le descrizioni che sono venute postume e che sono dipese da un utilizzo puramente razionale della sua immagine. Se hai trovato questo contenuto di qualità, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!